Ciao a tutti amici di WeDrive e benvenuti in questo nuovo video. Qui è dove tutto è iniziato perché, ebbene sì, 5 anni fa, quando il canale YouTube di WeDrive è nato, la prima vettura che abbiamo portato per voi è stata un'auto molto speciale, una Ford Mustang. Parliamo chiaramente di una coupé americanissima, con un look molto ma molto sportivo. Se ci avessero detto all'epoca, fra 5 anni proverete la nuova Mustang, ma non sarà come credete, non ci avremmo noi creduto, perché si parlava e si parla effettivamente di un SUV. Ecco appunto la nuovissima Ford Mustang Mach-E, la prima vettura completamente elettrica, un SUV full electric fatto dalla casa dell'Ovale Blu. Oggi la guideremo per voi in anteprima, ma prima di salire a bordo per guidarla voglio parlarvi un po' della tradizione di Ford, perché chiaramente poi alla guida scopriremo la scelta di questo nome iconico. Ricordatevi però che è un'auto che deve vedersela con una rivale molto importante, la Tesla Model Y. Capiremo in questa prova e magari in futuro, quando riusciremo a provare anche la Tesla, quale delle due se la gioca meglio, ma io sono semplicemente eccitatissimo da provare questa vettura, che ha un nome certo importante. Il nome Mustang è un peso, ma non solo quello, perché anche il prefisso Mach, prima della I di elettrico, quindi della prerogativa elettrificata di questa vettura, richiama una vettura iconica del passato. Infatti nel 1969 esisteva la Mustang Mach 1, ossia una pony car con delle prerogative molto ma molto sportive, quasi pistaiola. Ford ha deciso di portare avanti la sua gamma con dei nomi iconici. Negli Stati Uniti è uscito un nuovo fuoristrada che si chiama Bronco e esattamente su questo leitmotiv, diciamo, è nata la Mustang Mach-E. Vi ho parlato del nome Mustang più che di Ford perché se giriamo attorno all'auto come faremo adesso, il logo Ford, l'ovale blu classico, non si trova praticamente da nessuna parte o quasi. Iniziando dal frontale, come vedete, c'è il cavallino che trotta, sembra proprio un cavallo nelle praterie americane. L'unico logo Ford che notiamo è in alto, nella parte superiore del parabrezza, dove troviamo sotto di esso tutti quanti i radar per la sicurezza della vettura. Ma partiamo dal frontale con un'analisi estetica, perché troviamo dei gruppi ottici che presentano 3 graffi, quindi 3 elementi che insomma vanno a richiamare quella che è la tradizione di Ford. Provo ad aprire la vettura, vediamo se si accendono. In realtà siamo di giorno, quindi non si vede molto, ma appunto la forma che va verso il centro del muso ricorda molto effettivamente la versione coupé, con questi 3 elementi. Andando più in basso vediamo come la calandra sia piena, perché chiaramente questa è una vettura elettrificata, non ha veramente nulla da mantenere al freddo, tranne un elemento. Se vi abbassate, qui abbiamo delle feritoie che adesso sono chiuse, ma che in maniera attiva vengono aperte quando il pacco batterie, che si trova in basso, e ora ve ne parlo, ha bisogno appunto di essere raffreddato, perché per mantenere alta la capacità e l'autonomia di un pacco batterie di una macchina elettrica, la temperatura deve essere tenuta sempre sotto controllo. Guardiamo un po' le dimensioni della vettura con le sue proporzioni. L'auto è lunga infatti 4,71 m, larga 1,88 m e alta 1,63 m, quindi piuttosto imponente, ma alla guida dicono, e lo scopriremo insieme a breve, queste dimensioni non si sentono affatto. Perché? Perché sotto il pianale è montato un pacco batterie dal peso di circa 600 kg. Questo influisce molto sul peso e sul baricentro della vettura, e lo scopriremo nella dinamica. Cerchi da 18 con pinze rosse, anche qui come vedete c'è il logo del cavallino Mustang e non quello di Ford. Su ogni asse, tra l'altro, in questa specifica versione abbiamo un motore elettrico, perché questa è la versione all-wheel drive, quindi a 4 ruote motrici, però non ha un differenziale, non ha nessun elemento che richiami un po' la trazione, quindi un albero di trasmissione che va ad occupare spazio all'interno, ma 2 motori elettrici, uno su ogni asse. Qui abbiamo invece lo sportellino per la ricarica. Durante la durata del video vi parlerò anche dei tempi di ricarica, normale o anche combo. Chiudiamola e andiamo verso il posteriore, perché lì ci sono ulteriori richiami. Prima di quello, fate caso a qualche dettaglio. Quest'auto da dove si apre? Non so da dove si apra. Bene, se vi avvicinate abbiamo un piccolo pulsante con una maniglia aerodinamica che ci permette di aprire la portiera, oppure se vi avvicinate ancora di più, qui ci sono dei piccoli LED con dei numeri. Quest'auto negli Stati Uniti può essere aperta con un PIN, quindi si può lasciare tranquillamente il telecomando a casa o nello zaino e avvicinarsi con un PIN. Altrimenti un'ulteriore modalità di apertura delle portiere è tramite lo smartphone, perché con l'app Ford Pass, oltre ai vari parametri di una vettura elettrificata, si può fare anche questo. Nel posteriore idem, qui non c'è neanche una piccola maniglia. Ancora meglio, sempre un pulsante che la sblocca,
Qui all'interno c'è una superficie dove si può andare effettivamente con comodità a impugnare insomma la portiera, e vi mostro un altro dettaglio che si trova sia nel posteriore che nell'anteriore. Guardate un po', io apro la portiera si apre leggermente per permettermi di infilare la mano. Per motivi di sicurezza Ford cosa ha fatto? Se io provo a chiudere la portiera è bloccata. Ragazzi, sto mettendo tutta la mia forza e metto anche a rischio la mia mano, ma non si chiude. Prima bisogna aprirla e poi si chiuderà completamente, quindi molto ma molto sicura. Adesso andiamo nel posteriore dove voglio farvi vedere un altro dettaglio. Guardate un po' il tetto. Su questa si nota molto di più. Abbiamo una verniciatura grigia che mette in risalto la linea fastback del tetto, quindi richiama un po' quella caratteristica di design della Mustang Coupé che sin dagli anni 60 alla 64 va un po' a trasportare il design della vettura verso la coda, quindi molto molto spiovente, però chiaramente questo è un SUV, è importante l'abitabilità interna. Abbiamo una superficie nera che ci permette di avere molto più spazio per la testa, come vedremo a breve, e che termina con uno spoiler e con delle appendici aerodinamiche che migliorano in generale i flussi aerodinamici della vettura stessa. Siamo arrivati nel posteriore, qui ulteriori richiami alla Mustang. In primis, quello più lampante sono i tre graffi, i tre elementi della vettura. Guardate un po', abbiamo anche gli indicatori dinamici ora che si è aperta la macchina. Abbiamo il badge all-wheel drive, prerogativa di un'auto a trazione integrale. Anche qui il cavallino, praticamente Ford c'è scritto solo nel portatarga di quest'auto che viene dalla Germania. Prima di salire a bordo direi di dare uno sguardo alle linee molto aerodinamiche, quest'auto levigatissima, guardate un po' i flussi. Qui, se io la vedessi semplicemente da quest'area qui, mi ricorderebbe veramente la Mustang Coupé. Ma al di là di tutto è stata veramente molto ben levigata. Prima di salire a bordo vi voglio far vedere il baule però, perché il baule posteriore ha una capacità, chiaramente elettroattuato, di 402 litri. Abbiamo la frazionabilità del divanetto posteriore 60-40, un doppio fondo dove andare a riporre il box con i cavi di ricarica che sono in dotazione nella vettura, e anche una copertura per la privacy insomma dei vostri bagagli. Chiudiamo il baule elettroattuato. Nell'anteriore ce n'è un altro da 81 litri, un cosiddetto Frank come lo chiamano gli americani. Ora però vi apro la vettura, vi faccio salire un secondo a bordo. Guardate un po', io vi raggiungo dall'altro lato per mostrarvi la pulizia di questi interni veramente, se vogliamo, armonici. Apro la portiera in maniera elettrificata, in puro stile elettrico, c'è pochissimo. Certo, questo gigantesco schermo da 15,5 pollici verticale non lo definirei pochissimo, però non ci sono pulsanti. C'è questo rotore dalla tecnologia di cui vi parlerò a breve, c'è tutta una superficie che corre per la plancia, che è un semplice, tra virgolette semplice, ma gigantesco speaker Bang & Olufsen. Nella parte bassa le bocchette del carbon look, e poi l'unico pulsante che mi viene in mente è lo start button, e qui una delle parti più importanti per la vettura, il volante. Anche qui ritroviamo il logo del cavallino, le cuciture rosse a ricordarci che è un'auto sportiva. Accendo un attimo il quadro, qui ne abbiamo un altro di schermo, 10,2 pollici, formato widescreen, con le informazioni di un normale quadro strumenti, diciamo normale tra virgolette. I sedili sono quelli di un'auto classica, con pelle, rivestimenti in pelle, impunture rosse a contrasto in tipico stile Mustang, e qui nel tunnel centrale, oltre ai pulsanti per il parcheggio e il freno a mano elettrico, abbiamo il rotore che ci permette di mettere in park, reverse, retromarcia, neutral, a folle, in drive per guidare, e le low gears che ci permettono quindi di utilizzare le marce basse per avere una migliore rigenerazione del pacco batterie. Bene ragazzi, io vi ho parlato di questa vettura, adesso però non vedo veramente l'ora di mettermi alla guida per capire il nome Mustang se lo merita. Andiamo a scoprirlo insieme. Finalmente a bordo della nuova Mustang Mach-E.
vi dico un po' le mie primissime impressioni, nel senso che la prima cosa che ho notato è quanto sono morbidi i sedili, ma soprattutto il volante. È abbastanza piacevole, un volante dalle dimensioni regolari, dalla forma perfettamente circolare, con i pulsanti dedicati al controllo per i media sulla destra, al controllo degli ADAS sulla sinistra. Nel frattempo, mentre vi parlo, tra l'altro, è in azione il mantenimento di corsia della vettura. Davanti ai miei occhi il display mi sta mostrando gli ADAS e anche la distanza ad eventuali ostacoli o veicoli che ci precedono. La visibilità, a proposito di cosa ci precede e di cosa abbiamo di fronte, è piuttosto buona, perché comunque la superficie vetrata del parabrezza sa essere generosa, nonostante, va detto, i montanti siano anch'essi piuttosto ampi. Dietro, chiaramente l'avrete immaginato, la visibilità data dall'1.8 piuttosto stretto è da SUV coupé, quindi non è eccezionale. Ovviamente l'auto ha tutta una serie di sistemi che ci assistono, soprattutto in fase di manovra, come ad esempio la vista a volo d'uccello, quindi perfettamente perpendicolare al suolo, che ci mostra tutti quanti gli ostacoli. A proposito però di tecnologia, voglio anche parlarvi del cosiddetto elephant in the room, come lo chiamerebbero gli anglofoni, ossia di un qualcosa che proprio non puoi fare a meno di notare in questa vettura, nell'abitacolo, appunto questo display gigantesco. Un display dall'uso a metà strada tra l'ergonomico e l'intricato. Ecco, può essere un buon compromesso, nel senso che il sistema infotainment, il sistema diciamo operativo Sync 4A lavora in maniera abbastanza spedita, però bisogna farci l'abitudine. Un elemento interessante di questo schermo è il fatto che abbiamo un unico elemento fisico, appunto, che è questo rotore. Un rotore dal funzionamento molto particolare, perché lo schermo è completamente touch, il rotore è connesso quasi a nulla. Avete presente quelle penne che si usano per controllare, o comunque si usavano per controllare i tablet o i vecchi palmari, se ve li ricordate? Avevano quella puntina in gomma che andava a simulare il controllo tattile del dito umano, insomma. Questo rotore qui, che si controlla unicamente per alzare o abbassare il volume dei media, ha la stessa tecnologia. All'interno ci sono tante piccole dita in gomma che vanno ad illudere, quindi ad ingannare più che altro il touchscreen, un touchscreen abbastanza buono, non dotato di feedback aptico, proprio di questo sistema infotainment. La prima cosa di cui vi ho parlato a bordo della Mustang Mach-E è la morbidezza dei sedili e dell'impugnatura del volante, quindi parliamo un po' dei materiali all'interno. Interessanti tutti quanti i materiali soft touch prettamente nella parte alta e media, sia dei pannelli porta che della plancia. In basso diventano un po' più plasticosi, però a livello di qualità degli assemblaggi non c'è veramente nulla da dire. Tra l'altro adesso abbiamo appena preso un dosso piuttosto importante, quindi quale momento migliore per iniziare a parlare della dinamica di guida della vettura. Nell'introduzione del video vi ho parlato del fatto che il pacco batterie è montato sul pianale, il che va ad aggiungere peso alla vettura, che si aggira a seconda delle versioni intorno alle 2 tonnellate. Parliamo della variante a 2 ruote motrici, trazione posteriore sui 1900 kg circa, oltre 2100, circa 2180 in merito alla variante 4 ruote motrici. Vi ricordo ancora una volta, 2 motori elettrici, uno sull'asse anteriore e uno su quello posteriore. Questa mancanza di elementi meccanici va a grandissimo vantaggio dell'abitabilità interna. I passeggeri posteriori, prima mi sono fatto un giro con un tester della Ford Academy, dà un grande vantaggio a chi siede dietro, perché manca assolutamente qualsiasi tipo di ingombro per chi siede al centro, quindi non c'è un tunnel centrale, anzi ci sono delle prese a disposizione per chi siede dietro esattamente identiche a quelle della parte anteriore, quindi una USB-A e una USB-C. Però torniamo a parlare della dinamica di guida. Partiamo dallo sterzo. Uno sterzo piuttosto preciso, non è quello di una macchina sportiva. Diciamo che anche la Mustang V8 e la EcoBoost non hanno la precisione magari di una filata tedesca per fare i tempi sul giro. Quelle sono altre vetture per fare magari gli spari e le gare di accelerazione americane. Però, insomma, è uno sterzo abbastanza presente, duro, quindi nulla di troppo lasciato al caso per quanto riguarda le sensazioni di guida, e devo fare un plauso ai freni. Un impianto frenante eccezionale, si fa sentire sia quando vado io a premere sul freno, non lo farò in questo momento, sia quando viene inserita la modalità di recupero
dell'energia per il pacco batterie ed è una frenata rigenerativa veramente molto presente e molto interessante come esperienza di guida. Tutta un'altra filosofia rispetto sia alle classiche vetture a motore termico, sia anche a diverse vetture elettriche che abbiamo provato in passato. Nel frattempo mi sto muovendo in totale silenzio perché la vettura è piuttosto ben insonorizzata, c'è giusto qualche fruscio aerodinamico a percorrenze un po' più sostenute, dato comunque dalla stazza di una vettura che non è una coupé sportiva, ma tutto il contrario è un SUV coupé, quindi un SUV che richiama la linea della Mustang Fastback. A livello proprio di suono invece parliamo di qualcosa di più tecnologico che si può sempre controllare all'interno del sistema infotainment Sync 4A, ossia il suono del motore, una simulazione del propulsore. Cliccando in alto a sinistra sulla silhouette frontale della Mustang Mach-E si ha accesso alle modalità di guida di cui ora vi parlo, ma anche al suono propulsore che può essere attivato e che ricorda in lontananza, quindi non è all'interno dell'abitacolo, ma simula ciò che noi sentiremmo se dagli scarichi provenisse appunto il suono di un motore termico. Già che mi trovo qui, nella finestra dedicata alle modalità di guida, vi parlo appunto di driving mode. Ne abbiamo 3. Il primo, Active, sarebbe la modalità, se vogliamo, normal, quindi una modalità nella quale la vettura si comporta in una maniera classica, come una normalissima auto da tutti i giorni, quindi non c'è granché da dire. Passando quindi alla seconda, a Whisper, l'auto si fa molto più docile, più mansueta, perché Whisper, tradotto dall'inglese, vuol dire sussurrare, il sussurro, quindi l'auto si muove nel totale silenzio, entra quasi in risparmio energetico e quindi ci porta ad uno stile di guida molto più calmo, totalmente elettrico, ma questo è WeDrive, noi vogliamo il piacere di guida e quindi passiamo alla terza modalità di guida, Untamed. Bene, tame in inglese vuol dire addomesticato, la traduzione letterale è proprio quella, quindi Untamed col prefisso vuol dire che l'auto è libera da ogni vincolo e quindi lo schermo davanti ai miei occhi si trasforma con degli elementi quasi dorati che ricordano, non so, fateci caso, un po' il logo di Wonder Woman della Marvel, e l'auto è capace così di sprigionare tutta la sua potenza. Beh, direi che ci troviamo in un tratto di strada libero e possiamo dar pieno sfogo, libero sfogo a questa vettura. Ragazzi, è impressionante. In video forse non si capirà, ma credetemi, accelera in una maniera impressionante. Mamma mia. Accentuato questo dal fatto che la visualizzazione nel display da 10,2 pollici mostra la numerazione progressiva e quindi la crescita della velocità in chilometri orari, e lo mostra come se fosse una macchina del tempo praticamente, non so neanche io come esprimermelo. È pazzesca, è pazzesca. Sa far veramente divertire. Eccezionale, eccezionale. La velocità di punta chiaramente non si avvicina neanche lontanamente a quella di una Mustang GT, una 5000 V8, però può essere anche questa un'auto divertente. E già che stiamo parlando di questo, voglio parlarvi dell'assetto che la rende un'auto dall'handling veramente eccellente per il segmento. Torniamo un po' in Whisper così possiamo rallentare e vi parlo con un po' più di calma, ma credetemi, le impressioni di guida in curva, come tiene le curve quest'auto, non sembra minimamente un SUV. In Ford dichiarano che l'aver posizionato 600 kg di pacco batterie sul pianale ha dato l'opportunità di abbassare il baricentro fino a farle raggiungere un dato, quello di soli 3 cm più alto rispetto alla Mustang Coupé. Stiamo parlando di un dato eccellente, non si comporta minimamente come un SUV, tra l'altro noi stiamo guidando la versione a 4 ruote motrici, la all-wheel drive, che quindi la fa restare letteralmente incollata sull'asfalto in curva, non si scompone assolutamente, neanche con le preghiere. Forse un po' di rollio si sente, ma quello è anche normale perché è un'auto piuttosto alta, ma dal punto di vista della stabilità in curva, ragazzi, va sui binari. Però mi rendo conto che la filosofia dell'auto elettrica è diametralmente opposta all'entusiasmo con cui vi ho parlato. È una filosofia molto rilassata per far crescere l'autonomia. A breve vi parlerò di tutti quanti i tempi di ricarica e delle varie versioni in base all'autonomia e al pacco batterie scelto al momento dell'acquisto. Però quella che stiamo guidando adesso attualmente ha un'autonomia di 334 km residua,
con un 74% di batteria rimanente, e abbiamo avuto modo in queste poche ore di provarla grazie agli amici di Ford Auto Team, di testare un po' come cambia l'autonomia e anche i consumi del motore elettrico in diverse situazioni, quindi in un ciclo, se vogliamo, misto. Tratti urbani, tratti extraurbani, a scorrimento anche sostenuto in tangenziale, e il computer di bordo completamente digitale, nuovamente davanti ai miei occhi, ci ha mostrato un consumo medio di circa 18 kWh su una percorrenza di 100 km, quindi davvero eccellente. La Ford Mustang Mach-E si trova sul mercato in due distinte versioni, a 2 o 4 ruote motrici. Quella a 2 ruote motrici è ovviamente a trazione posteriore. Parte da 49.900 euro, prezzo che sale a 56.750 per la all-wheel drive. Entrambe le versioni possono essere scelte con una batteria standard range o extended range, parliamo quindi di un'autonomia standard o maggiorata. Partiamo dalla standard range della Mach-E a 2 ruote motrici. Permette di percorrere 440 km con una carica completa, con un pacco batterie da 76 kWh, e riesce a fare 0-100 in 6,1 secondi di accelerazione, con una potenza di 269 cavalli sprigionati dal motore elettrico da 196 kW, con una coppia massima di 430 Nm e un consumo medio sui 100 km di 17,2 kWh. La extended range, sempre per la versione a 2 ruote motrici, percorre 610 km circa con una sola carica, grazie ad un pacco batterie maggiorato a 99 kWh, che le permette di fare un'accelerazione da 0 a 100 in 6,2 secondi, con una potenza in cavalli vapore di 294 e un motore elettrico da 216 kW. La coppia massima di questa versione è sempre di 430 Nm, mentre i consumi medi su 100 km si abbassano a 16,5 kWh. Passiamo a qualche dato invece riguardante la versione a 4 ruote motrici. La standard range percorre 400 km sempre grazie al pacco batterie da 76 kWh, con uno 0-100 in 5,6 secondi, una potenza di 196 kW, quindi sempre 269 cavalli, 580 Nm di coppia e un consumo medio su 100 km di 19,5 kWh. Extended range invece, sempre all-wheel drive, percorre 540 km con il pacco batterie da 99 kWh, con un'accelerazione nello 0-100 che impiega 5,1 secondi, un motore elettrico da 258 kW, quindi 351 cavalli vapore equivalenti, 580 Nm di coppia massima e un consumo di 18,7 kWh dichiarato dalla casa per percorrere 100 km. Noi chiaramente non attendiamo altro che la versione GT che arriverà in futuro con una potenza stimata di 450 cavalli, ma bando alle ciance, parliamo anche di un altro aspetto interessante delle auto elettriche, che è la ricarica, perché sono disponibili con l'acquisto della vettura due cavi, uno per quanto concerne la ricarica domestica e l'altro per le colonnine pubbliche, quindi stradali. I tempi di ricarica sono i seguenti: con la presa di casa domestica, per intenderci l'asciugo, la ricarica è molto ma molto lenta. In un'ora si riescono a guadagnare circa 12, massimo 20 km di autonomia in più. Ovviamente i tempi scendono con la Wallbox by Ford. Con una potenza di 11 kW si riesce a ricaricare la vettura per raggiungere 610 km di autonomia in circa 8 ore. Più veloci sono chiaramente le colonnine pubbliche, quelle stradali, con corrente alternata che riesce a portare ogni ora circa 48 km in più, mentre per quelle a corrente continua da 50 kW si guadagnano 300 km di autonomia in una sola ora. Infine, l'auto si può ricaricare anche a quelle super veloci, le Fast Charge Ionity da 150 kW, per guadagnare sull'autonomia del computer di bordo, e quindi quella della percorrenza effettiva, in soli 10 minuti, pensate un po', 119 km. Considerazioni a caldo, anzi a freddo, di questa vettura, dato che ci sono tipo 5 gradi in questa fredda giornata invernale barese, ma siamo riusciti a portare la nuova Mustang Mach-E in questo bel test drive. La domanda principale che mi ero fatto all'inizio di questa esperienza era: ma il nome Mustang le si addice davvero, perché è un nome importante da portare? Devo dire, non sembra un SUV, probabilmente è più una scelta di marketing, perché l'animo Mustang ce l'ha per l'assetto rigido, per le prestazioni, soprattutto in accelerazione e in dinamica in curva, eccellenti, però più che altro Ford deve vedersela con un brand che è diventato enorme, che è quello di Tesla. La rivale diretta, come detto, è la Model Y, e quindi Ford non poteva semplicemente lanciare sul mercato una Ford Mach-E o una Ford Electric generica, quanto andare a ripescare un nome iconico per dar battaglia appunto alla creazione di Elon Musk.
Secondo me è un'auto molto più che valida, vi sono sincero, dopo che abbiamo finito le riprese mi sono lasciato un po' andare, ovviamente in situazioni di tutta sicurezza, in una strada chiusa al traffico, ed è eccezionale ragazzi, è mostruosa. Ora però voglio sapere da voi i vostri pensieri qui sotto nei commenti, se secondo voi il nome Mustang è appropriato o meno. Se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel pollice in su, come fare per restare aggiornati con tutti i nostri prossimi contenuti. Iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche, perché il nostro Bart, sempre grazie agli amici di Ford Auto Team, molto probabilmente vi porterà in un focus sulla tecnologia di bordo interessantissima di questa vettura. Prima di salutarci inoltre vi ricordo di cercarci su tutte le piattaforme social che vi vengono in mente digitando wedrive.tv.